Dome Lupu chiede nel mio video in cui ho parlato del Kriya Yoga. Chiede, ma quando mediti, cosa consigli di pensare se una persona non sa cosa immaginarsi nella mente? Allora, mentre fai azioni puoi fare qualsiasi cosa. È quello che noi chiamiamo un po' multitasking. Quindi mentre vai in palestra puoi ascoltarti la musica, mentre cammini puoi parlare, mentre mangi puoi guardarti un film, un video, ma meditare non è un'azione, è uno stato in cui si entra, è una qualità, è un modo di essere meditativi. Quindi non c'è un qualcosa che puoi fare mentre mediti, né a livello mentale né a livello fisico, non c'è. Quindi se stai veramente meditando, non sei nella tua testa. Adesso ti spiego. Ci sono vari tipi di meditazione, ci sono vari stadi meditativi che si possono raggiungere, ma tendenzialmente meditare significa pian piano, utilizzando il corpo, utilizzando la mente, utilizzando le energie, utilizzando vari strumenti, fare delle azioni che ti portano ad entrare in stato meditativo, il che significa uscire dalla tua testa, uscire dalla creazione che ti sei creato dentro di te, questo tuo mondo in cui sei il protagonista, e tornare nella vera creazione, quindi tornare nel momento presente. Perché si parla sempre di momento presente? Perché nella tua testa cos'altro c'è se non dati già elaborati nel passato, è un'accumulazione di dati, e con l'immaginazione, quindi a memoria, e con l'immaginazione sempre con questi dati, immaginarsi un possibile futuro. Questa cosa ti crea tutta la sofferenza che hai. Quindi se stai soffrendo è perché sei o nel passato o nel futuro, ovvero sei nella tua testa. La meditazione semplicemente è uno stato in cui invece di essere nel passato o nel futuro, quindi invece di essere nella tua testa, prendi un po' di prospettiva, ti allontani leggermente e osservi e semplicemente sei fuori dalla testa. Torni ad essere quella consapevolezza dietro al personaggio che ti sei creato, dietro l'avatar che ti sei creato, un po' quello che in yoga viene definito citta, quella intelligenza che non è affetta da memoria, quindi senza il tuo filtro mentale, ma semplicemente quello che alcune persone chiamano anima, quello che alcune culture chiamano divinità. Sto leggendo un libro di Marco Aurelio di filosofia e parla della ragione, quindi la ragione, noi che esseri umani, a differenza degli animali, siamo fortunati perché il divino abita in noi, nel senso che l'essere animale, immaginatevi magari una linea, uno spettro. Da una parte c'è l'inconscio, quindi l'animale, gli istinti, le passioni, la vita, ma base. Poi pian piano arriva l'essere umano, quindi nasce la mente, e poi arriva, tra virgolette, quella cosa che fa esperienza di se stesso tramite l'essere umano. È come se l'essere umano fosse un po' una porta per questa intelligenza che ha creato tutto e quindi diventa consapevole di se stesso. Perché quando vedi i tuoi pensieri, non puoi essere i tuoi pensieri. E chi è quel soggetto? Quello è proprio quella consapevolezza. E quando fai meditazione diventi proprio consapevole di questo soggetto, perché torni a identificarti con il tutto, con questa intelligenza, con questo soggetto, invece che identificarti con la tua testa, i tuoi ricordi, il tuo passato, il tuo futuro, le cose che possiedi, che sono tutte idee mentali. Quindi, per farla molto semplice, la mente non smette di funzionare durante la meditazione. Non è che puoi interrompere la mente e non puoi neanche obbligarla a pensare qualcosa, a dire adesso devo pensare a questo così entro in meditazione. No, non funziona così. Semplicemente la mente fa quello che deve fare e tu la osservi senza giudicare, senza darci peso, semplicemente la osservi, come il battito del cuore che continua ad andare, ma non è che ci dai peso, come, non so, il respiro che continua ad andare, ma non è che ci dai peso, ci dai attenzione tutto il giorno, come i reni, eccetera, eccetera. Ne sei fuori, e se osservi da fuori i tuoi pensieri, vuol dire che non sei i tuoi pensieri, quindi che c'è un soggetto che pensa. Questo è meditare, smettere di identificarsi con qualcosa che non sei, quindi con i tuoi pensieri, col tuo corpo, eccetera. È semplicemente in realtà vedere la verità, è vedere la realtà, perché tu non sei i tuoi pensieri, non sei il tuo corpo, queste sono accumulazioni che hai preso pian piano nel tempo, dal cibo, che hai preso da impressioni, dai tuoi cinque sensi, memoria, eccetera, eccetera, sono dati. Ma chi accumula il soggetto, quella è un'altra storia. Quindi invece di identificarti con mente e corpo, questi strumenti, che comunque sono strumenti incredibili, ma il problema è che se ti identifichi in quelli, se tu sei quelli, diventi qualcosa di limitato,
perché per quanti dati tu puoi immagazzinare, comunque saranno sempre limitati, mentre invece questa intelligenza, oltre il tuo personaggio, è un qualcosa di illimitato. Per quello si chiama yoga, la spiritualità. Yoga significa unione, vuol dire che quando sei presente, meditando qui, nel qui e ora, fuori dalla tua persona sei unito al tutto, perché tutto è collegato. L'unica cosa che crea dei muri e quindi si pensa a una divisione tra le cose è la mente che crea queste cose perché funziona così, per dare un senso alle cose le dividiamo e le etichettiamo. Serviva come mezzo di sopravvivenza, ma al giorno d'oggi l'essere umano si è evoluto un po' di più a livello del livello di sopravvivenza. E come vi dicevo prima, uno può seguire un po' più il mondo animale, rimanere un essere umano o addirittura esplorare la sua parte più divina, quello che Eckhart Tolle definisce il nuovo mondo, quindi un mondo che va oltre addirittura la mente. Impari a utilizzare questo strumento che è la mente, il corpo, invece che per autosabotarti, utilizzarla in modo compulsivo, le utilizzi per fare delle cose pazzesche o anche per farti del bene. O almeno smettere di farti del male. Quindi di per sé la risposta è non devi fare nulla. Non sforzarti, devi semplicemente lasciarti andare. E poi, in base al tipo di meditazione che stai facendo, seguire le istruzioni e fare quello che ti viene detto, senza immaginarti o fare di testa tua. Ad esempio, se è una meditazione mentale, concentrarti sulle immagini che ti vengono dette. Se a un certo punto ti distrai, torna su quell'immagine. Non è una cosa negativa distrarti, anzi significa che sei diventato conscio che ti stai distrando, quindi vuol dire che sei presente, quindi non abbatterti. Se è una meditazione, non so, fisica, quindi basata magari sul respiro, torna, magari concentrati sul respiro, se ti viene detto, quando vedi che a un certo punto torni nella tua testa, torni a vagare qua e là nella tua testa, semplicemente torna qui, torna a concentrarti sul respiro. Se stai facendo esercizi fisici, quindi una meditazione fisica, o magari un kriya, semplicemente fai quello che ti viene detto, quindi in base a quello che devi fare. Se non c'è nessuna spiegazione, semplicemente vuoi sederti lì e provare a entrare in stato meditativo, semplicemente osserva, sii quel testimone silenzioso che c'è già dentro di te, ma costantemente sei distratto dalla tua mente, dai tuoi pensieri, da stimoli, da cose, dal tuo personaggio, dalla tua storia, dal tuo dramma, che non te ne accorgi. Dagli un po' di spazio, crea spazio, lasciati andare, mettiti da parte, lascia questa cosa entrare e fare esperienza tramite di te, lascia l'universo fare esperienza tramite te, questa intelligenza che ha creato tutto, che è ciò che ha dato origine al movimento, alle cose, questa intelligenza che sa esattamente cosa deve fare, come dice la Bibbia essere una mano di Dio, o come dicono varie culture, e semplicemente lasciati andare, goditi questa esperienza, sii fuori dal mondo per quei minuti, anche perché in realtà sei più nel mondo di chiunque altro per quei minuti, mentre tutti sono persi nella loro testa, tu sei veramente qui. Risponderò alle domande che lasciate nei commenti con dei video, o magari se vedo una domanda che ha più mi piace o è più frequente, più ricorrente, risponderò a quella domanda. Grazie ragazzi, ci vediamo al prossimo video.